vero che col nuoto non mangi, questo lo dicono tutti ed è vero, o sei campione ultra olimpico, me tipo. Tipo me. Questi sono i momenti gold che vogliamo da te, Thomas. Tipo me, o vinci un paio di Olimpiadi oppure fai fatica. E io faccio fatica a vedere, ho visto qualche intervista di qualche ragazzo giovane, no, io studio nuoto, però voglio anche studiare un po', ma nessuno che dica io voglio fare l'atleta professionista, Per voglio vincere dare tutto. 100% a tutto quello che ho in questo sport qua. Che è un po' magari la vostra filosofia, no? Sportivamente, secondo me è una cazzata. L'ospite di oggi si è fatto attendere e desiderare come ci si aspetterebbe da un primatista del mondo in carica. Ma noi abbiamo insistito parecchio per averlo qui con noi, dato che è un nostro compagno di nazionale. Da Magrè, in provincia di Vicenza, a pancia in su, Thomas Ceccon. Ciao, salve a tutti. Mi hanno catturato quest'oggi, infatti guardate che faccia che ho, però no, sono contento di essere qui. Sono tornato, Matteo poi non lo vedevo da un pezzo e Zazza purtroppo lo vedo un po' più spesso, però Il capitano. ecco. Avete già capito il mood della chiacchierata. Però noto anche tu una grande barba incolta, eh? Periodo un po' Off. un po' off, sì, un po' particolare. No, però... Thomas porta la barba quando carica, quando si allena Bravo. pesantemente alla barba. Comunica ai suoi avversari con i peli del viso. Ottimo. Thomas, Sì. tu che studente eri a scuola? Se devi riguardare a come ti comportavi in classe, rapporto con compagni e professori. Scuola è un argomento un po' non delicato, ma ho sempre avuto difficoltà per via dei professori. Io ho fatto una scuola paritaria i primi 3 anni, poi mi sono trasferito a Verona gli ultimi 2 ed era una scuola privata per appunto potermi allenare adeguatamente facendo i doppi e tutte quelle cose lì. A scuola sì, facevo non i danni, ma quasi, non ero quasi mai attento, non è vero. Nuotando magari la mattina, un paio di volte a settimana, facevo fatica a seguire. E poi vabbè, facevo 4-5 ore di scuola, poi tornavo ad allenamento il pomeriggio, come moltissimi fanno, quindi non penso di essere diverso da nessuno, ma i professori non aiutavano. Mi ricordo la professoressa di italiano che aveva forse la figlia che faceva sincronizzato e poi mi vedeva sui giornali quando facevo gli assoluti, comunque vincevo qualcosa e gli dava fastidio e quindi quasi per dispetto, non è che mi interrogasse, però c'era un atteggiamento un po' diverso Ostile. rispetto, sì. E vabbè, a parte questo, in tutta la mia carriera scolastica ho avuto dei problemi appunto perché nuotavo, ho sempre cercato di più o meno tenerlo nascosto, ma anche se era molto difficile. Ho sempre studiato per, diciamo, prendere il voto, punto e basta, e dire ok, la scuola mi serve fino a prendere la maturità e poi non, per ora almeno non ho il bisogno e non sento la necessità di studiare, anche perché faccio fatica a trovare qualcosa che mi piace studiare in questo momento, quindi mi sono dedicato poi al nuoto, full nuoto, e adesso eccomi Con qua. discreti risultati, ecco. Sì, Che sì. ti hanno portato qui da noi, perché sennò nel senso Grandissimo cioè, traguardo. questo è il punto più alto della carriera di Thomas Sì. Ceccon, cioè, diciamo. Sì. E come gestivi appunto quei ritmi liceali? Cioè appena detto doppi allenamenti, un po' come tutti nel nostro percorso liceale tra nuoto e banchi di scuola. Che ruolo ha avuto la famiglia? Come gestivi l'impegno? Magari immagino alle 5 di mattina ti svegliavi anche tu per andare a nuotare. Quel ritmo, come riuscivi a gestirlo? Io quando facevo a Vicenza, quando andavo ancora a Vicenza, facevo 2 volte a settimana, mi svegliavo alle 5, facevo corriera, vabbè, 40-50 minuti, mi allenavo, poi andavo a scuola. Poi mangiavi con la schiscetta in piscina, poi rientravi, tornavi a casa. Io appunto ero a 50 minuti di macchina, quindi venivano i miei e tornavo a casa a 5 e mezza, 5 e mezza, 6 quello che era. Ti aiuta sicuramente a organizzarti, perché molti che magari avevano tutto il pomeriggio libero magari non studiavano, e io cercavo di studiare alla sera o comunque o prima di cena o dopo cena, quindi i ritmi erano difficili, sapevo che lo dovevo fare perché se no alla scuola, se non studi un minimo, i miei mi hanno sempre detto studia un minimo, studia quello che ti serve, non è che devi prendere 10, cerca di prendere bei voti, studia, anche perché il tempo era molto limitato. È stato molto difficile perché appunto io abitavo anche tanto distante dalla piscina. Poi quando sono stato a Verona mi allenavo comunque, facevo tutti i giorni
di mattina, prima di andare a scuola, e poi andavo a scuola. Quindi sicuramente la scuola privata mi ha aiutato gli ultimi 2 anni. Periodo sicuramente che bisogna fare, perché poi quando finisci scuola, cosa c'hai, 19 anni, diciamo non fai ancora il professionista, però se vuoi mettere una base di allenamento devi comunque poterti allenare la mattina. Ripeto, io la scuola sì l'ho fatta, ma Vabbè, ma hai avuto ragione, nel senso No, ma la poi scelta anche di destreggiarsi prevalendo sul nuoto piuttosto che sull'istruzione è una cosa che ha senso e che alle superiori abbiamo fatto tutti. Però a me viene anche la curiosità, tu adesso a 24 anni ci pensi mai a riprendere o all'idea di un futuro in cui magari potrebbe servirti riprendere a studiare, oppure una cosa che ancora non accarezza, diciamo, no, la tua mente? lo studio purtroppo non... Ma non riuscirei neanche a tornare a studiare. Io ho fatto un periodo dove avevo mollato scuola per Mhm. prepararmi per Tokyo, che Certo. poi hanno spostato, e io avevo mollato tipo a novembre e Mhm. poi c'è stato il Covid a marzo. Io avevo mollato 4 mesi, 4 mesi, sì. E poi hanno spostato le Olimpiadi. Ho detto, ma qui se non faccio né la maturità né le Olimpiadi, l'anno dopo mi Ti ritrovo alla stessa ritrovi, situazione. che Quindi è quello che è successo a me con l'università. Io dovevo laurearmi, ho detto mi laureo l'anno dopo Tokyo e alla fine mi sono trovato con Olimpiadi e ecco. laurea sì. l'anno di Tokyo. E vero che io non è che non ho mai studiato in vita mia, ho studiato il giusto. minimo indispensabile, diciamo, e ho mollato 4 mesi di studiare. Ho ripreso, ho fatto una fatica tremenda. Certo. Cioè, anche adesso, se dovessi mettermi a studiare, soprattutto magari è una cosa che faccio fatica non riuscirei. Quindi non è nei miei piani adesso, mai dire mai, ma non credo sia Ci la mia sta. strada. Per ora. Per ora, Perché per secondo ora. me possiamo sempre aspettarci qualcosa. Magari si riscoprirà artista, No, vai a no, sapere. grazie, no, grazie. YouTuber di YouTuber professione. adesso sì, sto A facendo studiare qualcosa, ma montaggio, regia, ce lo troviamo a fare dei film di concetto no. sudamericano. No, Approfondiremo anche quel lato perché ho già notato un'ispirazione luisiana sul montaggio Sì? dei suoi video di YouTube. Senti, tua mamma è stata una ex pattinatrice, Sì, tuo padre anche lui ha avuto un passato nello sport da pentatleta. sì. Quanto conta, quanto è servito avere due genitori che possono capire dall'interno cosa vuol dire sacrificarsi per lo sport? O quanto può essere stato magari un'ansia, una pressione, esatto. Non ci hai mai riflettuto su questa cosa? No, sì, ma non... come posso dire? Non è che non mi sono mai stati d'aiuto, perché vabbè, i sacrifici a livello appunto di portarmi in macchina tutti i giorni, aiutarmi anche con i compiti, fare quelle cose lì, c'è stato. Cioè, sacrificio enorme. Anche mia mamma si è trasferita quando avevo 17 anni a Verona con me, quindi a livello di sacrifici proprio come concetto in generale sì, assolutamente sì. A livello sportivo non... cioè, o lo fai tu o anche se ti dicono i tuoi sì, vai allenamento, vai forte. A me non è mai stato detto in realtà, quindi cioè, sotto quell'aspetto lì, anche se sono stati atleti, difficilmente secondo me possono capire la strada che ho fatto, nel senso il sacrificio che ho fatto. Non so se loro poi facevano uguale, che facevano i doppi. Sicuramente mia mamma di più, che ha viaggiato il mondo col patinaggio, ha fatto anche mi sa una medaglia, qualcosa del genere, quindi lei ha fatto tanti allenamenti, però non so poi con la scuola, quelle cose lì non ho mai avuto modo di entrare nell'argomento, però a livello appunto di sacrifici in generale sì, ne hanno fatti tanti e penso che il loro sport l'abbiano aiutati a sopportare questi sacrifici. Poi ovviamente quando sei un ragazzo fino a, secondo me, io almeno fino a 15-16 anni lo facevo per il mio allenatore, per i miei genitori, dicevo sì, vado in piscina, sì mi piace ma lo faccio, vado forte, mi alleno perché sento che devo farlo per loro. E poi quando c'è lo switch che dici ok, io vado in piscina perché vado forte, voglio andare forte io,
e se salto l'allenamento sono fatti miei, quella è una cosa che secondo me appena la capisci ti svolta molto. E andavo in piscina, ho detto sì, oggi non ho voglia ma devo farlo perché c'è Alberto che sennò mi stressa, ed è una cosa che poi, cioè, ti rendi conto che Alberto non gli interessa, cioè se tu vieni o non vieni a lui non interessa, perché Certo. poi sei tu che vai in gara e fai i risultati, quindi poi ad una certa ho detto sì, cioè, ragazzi, supporto c'è da parte di chiunque, però se non mi metto io non c'è storia. E dal punto di vista delle pressioni proprio, cioè No, i sentiamo miei... tantissimi campioni che sono stati qui prima di te e tutti comunque ci hanno raccontato di genitori che erano i primi supporter ma non hanno mai caricato i figli di pressioni. Siccome anche tu, come noi, vivi nelle piscine e vedi ragazzini anche con premesse molto diverse dalle tue, genitori super rompiscatole, sono curioso di sapere come erano i tuoi con te dal punto di vista del risultato, dell'agonismo, dello spingerti a Sì, eccellere. mia mamma in realtà mi ha sempre lasciato stare, anche adesso, anche quando mi chiede, sì, non è che mi dice vai, vinci, fai. Mio papà un po' di più, adesso soprattutto, fa no, vai, devi far bene le Olimpiadi, così, devi vincere, capito? Papà, Però vabbè, cioè... nel senso comunque mi sembra in un modo abbastanza sano, cioè mai Sì, all'adolescente no, sgridarlo perché a la me gara non no. va bene, cioè No, questo... mai. Infatti mi hanno sempre lasciato stare, ma anche il mio allenatore in realtà mi hanno sempre lasciato abbastanza libero. Vedo spesso genitori, soprattutto da ragazzino, che sono veramente fulminati, secondo me. Però io no, io sono sempre stato tranquillo, mi hanno lasciato tranquillo e quindi... Sei potuto crescere con la tua voglia. Sia lato familiare Sì, che sportivo ti hanno responsabilizzato molto presto, diciamo. sì, Tu esattamente. hai raccontato di esserti trasferito, noi lo sappiamo, a Verona da giovanissimo, quando eri già una promessa, avevi degli ottimi risultati giovanili incredibili e già a livello assoluto comunque stavi già spaccando. In questo ruolo la federazione ti è stata d'aiuto in qualche modo nella transizione piscina, arrivare a Verona, vivere a Verona, oppure è stato un qualcosa che hai gestito con la tua famiglia e con la tua società civile all'epoca? All'inizio, beh, sicuramente la federazione mi ha aiutato con gli spazi acqua e per quanto riguarda la piscina. Il resto con la società civile ho fatto un anno senza, vabbè, niente praticamente, poi ho fatto 18 anni e sono entrato in polizia a Fiamme Oro e lì poi mi pagavo l'affitto, pagavo da mangiare e riuscivo a gestirmi, quindi io da 18 anni ero già... Autonomo. sì, però la federazione all'inizio ha aiutato con la piscina e tutto e poi man mano che poi appunto uno fa risultati ti aiuta sempre un po' di più. In maniera crescente. Però all'inizio sì, un anno dove lavorava solo mio papà perché poi si è spostato con me, non poteva più lavorare perché c'era il negozio a casa a Schio, a Magrè. È stato molto difficile per tutti, però poi appunto l'anno dopo, prendendo appunto lo stipendio, sono riuscito a gestirmi. Questo in qualche modo ti ha messo addosso, ti sei tu messo addosso una responsabilità in più magari verso questi sacrifici anche, non mi viene da pensare, un po' economici che la tua famiglia ha fatto per farti, quantomeno per darti tutti gli strumenti per vivere il tuo sogno, oppure era una cosa che tu dicevi grazie, vi sono grato, però questo non aggiunge niente all'impegno, al fuoco che mi spinge? No, io non vengo da una famiglia, tutti quelli che dicono no, io non vengo da una famiglia ricca, voglio vedere però chi c'è dietro. Io i miei, mio papà è infermiere, mia mamma aveva un negozio sotto casa e punto, cioè non hanno soldi di nessuno, cioè lavoratori umilissimi, mio papà lavora ancora, mia mamma adesso no, ma per altri motivi, quindi in famiglia c'è praticamente uno, adesso mio fratello anche lavora, io lavoro, vabbè, però all'inizio che lavorava solo mio papà dicevo cavolo ma cioè, qui dobbiamo un attimo, poi appunto è arrivato lo stipendio e mi sono un attimo più tranquillizzato, sicuramente ho detto cavolo i miei genitori fanno tutti questi sacrifici, c'è un perché, ma io quando avevo 14 anni, 13 anni io già volevo fare, ho detto io voglio diventare nuotatore professionista, voglio che questo sia il mio lavoro, non mi interessa quello che succede, io voglio diventare professionista, punto e basta. E quindi già lo sapevo prima che i miei facessero tutti i sacrifici possibili, immaginabili. E cose che faccio fatica a ritrovare nei giovani, soprattutto adesso,
È vero che col nuoto non mangi, questo lo dicono tutti ed è vero, o sei campione ultraolimpico, me tipo tipo me. Questi sono i momenti gold che vogliamo da te, Thomas. Tipo me, che comunque anche lì Vabbè, dai, non facciamo paragoni No, con però- altri sport, però, però, si sa tutti. o vinci un paio di Olimpiadi oppure fai fatica. E io faccio fatica a vedere, ho visto qualche intervista di qualche ragazzo giovane, no, io studio nuoto, però voglio anche studiare un po', ma nessuno che dica io voglio fare l'atleta professionista, Per voglio vincere dare tutto. 100% a tutto quello che ho in questo sport qua. Che è un po' magari la vostra filosofia, no? Sportivamente, secondo me è una cazzata. No, nel senso, sì, tu l'hai fatto, tu anche, ma secondo me Togli qualcosa Attenzione, all'agonismo. attenzione, no, non siete me. No, no, ma ci sta, No, ci sta. secondo me se vuoi vincere l'Olimpiade non devi studiare, secondo me è una cosa che non le due cose che poi ci sono. Kate Douglas per esempio Sì, con sistemi molto diversi dai nostri. sì, americana, studia, intelligentissima, si Certo. portava anche dietro e comunque ha fatto quello che ha fatto, Certo, è una certo. delle atlete più formidabili che c'è in questo momento Chiaro. qui. Però dico, se vuoi vincere l'Olimpico, almeno quel sistema che forse c'è in Italia, no. Devi Vabbè, dare questo tutto, secondo me, a quello che concerne il nuoto, mangiare, dormire, riposare. Secondo me, spazio ad altro, ovviamente c'è chi riesce, ma se vuoi raggiungere l'obiettivo proprio lì, se vuoi fare comunque come voi che avete fatto una carriera comunque ottima, si può fare, ma se vuoi fare Sì, il super mega il elite super mega, incredibile, secondo me non ci deve essere nient'altro se non il nuoto. Vabbè, questo Poi, io rispetto, mi fa anche piacere perché Sì. noi abbiamo poi un passaggio in cui ti chiediamo di questo genere di dichiarazioni che secondo me sono un tuo pregio incredibile, io l'ho sempre detto che però ci arriviamo. ok. Quindi io apprezzo che tu dica cazzo come la pensi senza ma filtri, poi anche, cioè- anche di fronte a chi la pensa diametralmente Appunto, opposta a questo è te. interessante. Quindi io sono d'accordo su qualcosa, secondo me, perché io l'ho fatto per un periodo di fare l'atleta, soprattutto periodo Tokyo, quel periodo lì di essere abnegato totalmente, super mega elite, non fare nient'altro se non allenarmi, mangiare, dormire, eccetera. Alla Dici fine che non fa bene. no, le mie giornate erano PlayStation, cioè io stavo a casa a flipparmi di videogames e alla fine che tu dici bella ci sta, bella ci sta, però alla fine poi mi sono reso conto l'anno successivo dove poi c'è stata Tokyo e tutto il resto che passare 3 ore sul libro o 4 ore sulla Sì, Play ok. alla fine non Ok. è così diverso, dipende come uno funziona. Per Per me era è molto alienante. diverso. Vabbè, però ci Certo. sta. Più che altro, secondo me, è anche una questione, magari oltre che personale, con se stesso, di sapere di non aver lasciato niente in sospeso, niente al Certo. caso. Quindi, magari Thomas è una persona che gli dà fastidio il pensiero di. Venire qua al posto che riposarmi. Esatto, prima degli assoluti. Per questo l'abbiamo fregato per venire qua praticamente. 10.000 euro ci ha chiesto. Esatto. Ogni mezz'ora. quindi. Quanto invece magari due persone come me e Matteo ci faceva male l'opposto. Cioè, Cioè stare troppo lì Certo. sul pezzo poteva essere E deleterio. può essere una cosa che io se mi dici studia 3 ore mi Una tragedia, certo. fondo il cervello e poi se devo andare all'allenamento sono fuso. Ovviamente se poi a te non costa, cioè costa uguale studiare e giocare alla PlayStation, Certo, cioè, certo. fai meglio stare sulla PlayStation. Sui libri 100.000 Chiaro, volte chiaro. meglio, però io in questo caso Vabbè, ma è giusto. non riesco. Ci hai raccontato che c'è stato un momento in cui facevi l'agonista per compiacere mamma, allenatore, genitori, famiglia e sovrastrutture. C'è stato un momento in cui hai detto lo faccio per me. Siccome tutti noi ci siamo passati a quel momento in cui dici lo faccio per me, che vado bene o che vado male, non me ne frega di quello che mi dicono gli altri. Quando è stato questo momento per te e come l'hai capito? Ma quando ti ho detto 16, secondo me 16-17 anni, ma a parte già leggermente prima la consapevolezza di questa cosa, mi ricordo che avrò avuto massimo forse 12 anni e Alberto mi ha chiesto, stavamo andando in macchina a una gara, questo l'ho raccontato forse un paio di volte, ma
fa: tu cosa vuoi fare nel nuoto? Cioè, qual è il tuo obiettivo? Ho detto: voglio vincere l'oro olimpico. E il mio allenatore: ah sì, è l'oro olimpico. Io già avevo in mente, ho detto: io non smetto di nuotare se non vinco l'oro olimpico, non mi interessa, se non lo vincevo a Parigi ci provavo a Los Angeles, se no ci provavo a Brisbane. Ho detto: io non smetto finché non vinco, perché è quello che volevo fin da bambino. Quindi sì, forse quando hai un minimo di consapevolezza, forse 14, 15, 16 anni, quel range di anni lì, ho detto: io voglio fare professionista e basta, non mi interessa, finisco la scuola, accantono la scuola e fatemi fare il professionista. Io purtroppo per fortuna sono malato e mi piace tantissimo il nuoto, è una cosa un po', un po', non so, da boomer dirlo, ma cioè, mi piace proprio tanto nuotare. In questo momento in particolare no. Prima di Parigi sì, molto di più. C'avevo proprio voglia, c'avevo proprio passione di nuotare, mi piace proprio stare, cioè quando vado in acqua mi sento proprio sì, Nel tuo. cioè proprio sto bene in acqua, sento proprio, vabbè, quando magari c'è problemi fisici, ci sono dei problemi, quello un po' meno, ma quando non hai niente, sei dove magari ti alleni, cioè proprio si sta bene in acqua, io sono proprio contento. E poi sì, ripeto, l'età è quella, poi non c'è nulla che tenga, se ti metti in testa qualcosa non c'è nulla che poi ti tenga. Certo. Sì. Hai appena confermato che ti piace passare il tempo su YouTube a studiarti i tempi Sì. degli altri, gli split, anche a livello storico del nuoto. Questa è una cosa che ci accomuna perché anch'io da ragazzino mi piaceva andarmi a vedere anche le vecchie Olimpiadi. Quando il nuoto, la passione per il nuoto però si è tramutata in questa sorta di ossessione? Recentemente forse quando avevo magari 19-20 anni, quando magari entri un po' nel mondo dei grandi, sì, 20, più o meno 20. Ovviamente quando passi dalla nazionale junior alla nazionale maggiore non è che cominci già a vedere i tempi di tutti, cioè ormai non lo cioè li sai più o meno quali sono, ma non vai a capire cosa Certo. succede. Quando diventano avversari. Quando diventano avversari 2020-2021 che ho fatto un quarto posto e due medaglie nelle staffette, cominci a dire ok, guardiamo questi, guardiamo chi c'è, chi non c'è, Come distribuiscono la gara. sì, come... sì, ma poi guarda, poi su YouTube appunto ci sono tanti video di come si allenano e poi man mano che andavo avanti, poi mi andavo anche a ritroso, andavo a vedere le gare vecchie, ma quello già forse un po' prima. Poi se andare a vedere un po' più nel dettaglio negli anni successivi, sì. E qual è la gara che hai visto di più su YouTube di un tuo avversario? E perché? Quella che ti sei studiato di più? No, Non hai studiato, scusami, ti avevo detto studia perché ti facciamo un'interrogazione. No, allora la gara che ho visto di più penso sia o il 2 stile di Pechino, Phelps, Vabbè. che vabbè non è mia Phelps, Park e Van der Kay il podio. Sì, e Te non sai nemmeno chi sono. No, io pensi gli altri, boh. Te l'ho detto che anch'io sono appassionato. quella, vabbè, non è stato mio avversario, lui, cioè quella è una delle gare migliori secondo me di sempre. storia. E quello oppure la 4% stile, come tu ben sai, è una gara Pechino. che sì, fa venire la pelle d'oca, almeno a me, ma perché io sono super appassionato. Quelle sono le due gare che ho visto di più. Poi, cioè, gare di avversari in realtà non le guardo magari sì, video comunque abbastanza vecchi, ma cioè, se vado a fare i mondiali o comunque quella roba lì ci gareggia assieme, quindi magari mi riguardo una mia gara e poi vedo anche loro, ma Ti piace far parte della 4%, dato che una delle tue gare preferite è quella di Pechino? Tra l'altro la prima medaglia olimpica di Thomas l'abbiamo vinta insieme. L'avete condivisa. Esatto. E io pianto per quella medaglia, Esatto. però io piangevo per lui, giusto che anche per vai. Thomas e l'Italia comunque. Vabbè. grande tu... staffetta. Non ha risposto. Grande. Ha risposto. Oh, grande. Ha risposto con lo sguardo. Sai che non abbiamo mai vinto con la staffetta. Bisognerebbe Fa vincerla. schifo. Impegnati. Senti, noi ti conosciamo e sappiamo che tu fai un po' a cazzotti con la definizione di talento, non ti piace molto essere definito un talento perché comunque noi diciamo ti abbiamo un po' vissuto e sappiamo che dietro alle tue doti c'è un lavoro molto molto importante, come c'è diciamo dietro a tutti quelli che arrivano al tuo livello e anche diciamo al nostro. Però mi chiedo
come ti rapporti a questa cosa in cui tu cerchi di dimostrare a tutti che sei arrivato dove sei per il lavoro, però è oggettivo che sei in acqua forse il miglior atleta che l'Italia abbia mai avuto, da un punto di vista proprio di acquaticità, di Sì, talento. acquaticità elevatissima, anche percezione di quello che sto facendo molto elevata, ma perché mi hanno allenato così. E io so dirti, se un 50 ho fatto un decimo in più, un decimo in meno, te lo so dire. E questa è una cosa che pochissimi sanno fare in Italia, mi rendo conto anche col mio gruppo. Poi proprio la percezione di quello che si sta facendo, di quello che devo fare domande. A me hanno cresciuto così, sono sempre stato bravissimo, anche quando c'era da indovinare il tempo. Fai un 50 e dimmi il dici tempo quanto hai dopo, fatto. i dichiarati, è una cosa che io Preciso. azzeccavo. Facciamo anche un giochino, vabbè, in Australia, molto molto simile, che c'erano delle squadre, diceva dovete fare 30 e partivano tipo i primi 8, tutti devono fare 30, quindi quella roba lì poi ero molto molto bravo ancora, perché adesso magari non è che lo faccio più spesso. E sì, acquaticità elevatissima. Poi quando sei giovane, 15, 16, 17 anni, sì, nuoti, ma non è che ti fai proprio il mazzo così, anche perché poi va a finire che a Esaurisci. 23 ti esaurisci. Cosa che, apro e chiudo parentesi, ho scoperto che in Cina, quando sono stato in Cina a fare le gare, gli allenatori hanno parlato con altri allenatori e hanno detto che i ragazzi lì, da quando hanno 10-12 anni, fanno 70-80 km a settimana, Madonna. fanno 10 allenamenti, però infatti il ragazzino che è 2007, Iranista. 2000, no, il cinese ha fatto 1,44, ok. 3,41,0, ma questo Sì, sì, è già un è già adulto. 5 anni che Sì, fa 80 km a settimana, e poi ti credo Sì, sì. che ad una Chiaro certa... che la Cina ha un rimpasto tale per Ne ha cui non gliene tantissimi. frega neanche troppo, prendono quello che possono dai giovani e poi... Però è curioso vedere, ne parlavo scorsa settimana con il nostro allenatore, ai Criteria nel nostro paese ogni anno si battono decine e decine di record e sembra non esserci mai fine. E noi parlavamo del fatto che questa sorta di professionismo troppo anticipato può essere pericoloso per i giovani ragazzi o per il futuro, perché sia te che io siamo stati molto prudenti nella crescita. Ma più che altro io mi ricordo, perché eravamo già grandi quando è arrivato Thomas a battere tutti i record precedenti che appartenevano poi a un precedente Thomas, cioè a un altro ragazzo che ne aveva battuti 10, che prima ancora appartenevano a un altro fenomeno che ne aveva battuti altri 10, e alla fine di tutti è l'unico che è venuto fuori da così o comunque uno dei pochissimi. Poi vai a prendere Greg, vai a prendere... Però ci sta dicendo che comunque da giovane non è stato spremuto. Esatto, però capito? quello era, per carità, allenamento, la sensibilità eccetera, però era anche tanta dote su cui poi c'è stata messa... Sì, esatto, cioè uno bravo che sta in acqua, viene allenato nel modo corretto. Certo, a 16-17 anni fai quello che vuoi. Facevo 4 misto, dopo 20 minuti facevo il 2 stile e l'ho fatto quello là col 50-30, Certo. cioè facevo un po' quello che volevo. Poi man mano che vai avanti Chiaramente non c'è storia, ma zero proprio. Cioè me ne rendo conto adesso che se non faccio un periodo di allenamenti giusto, non è, ma penso tutti. Questo lo dice lui, che voglio dire, per chi non conosce il nuoto, fidatevi, di talento non se ne è visto molto come suo. Però per dire, io quando ho, diciamo, dopo Parigi ho iniziato a dire vabbè, adesso do la priorità al mio post carriera, nuoto un po', cioè sei un altro atleta, certo. cioè i tempi che fai in gara, i tempi che riesci a tenere ad allenamento, quando tu non hai la tua testa lì, la tua programmazione lì, tutto lì, oggettivamente il nuoto, cioè l'acqua è un muro, Sì, cioè sì, non vai avanti. è verissimo. Proprio. Il tuo canale YouTube è partito oltre 10 anni fa, con gare di te da piccolo, quindi è anche molto bello vedere la tua progressione e la tua crescita. Poi successivamente sei passato anche ai viaggi, documentare i tuoi viaggi e anche allo spacchettamento, all'unboxing dei regali dei tuoi fan asiatici. Come mai hai deciso di aprire questo canale? Cosa ti mantiene ora? Come fai a mantenerlo vivo? Cioè, cosa ti motiva a continuarlo? Allora, parte da mio papà, prima di tutto. Lui ha sempre registrato, credo, tutte le gare da ragazzino. Ha aperto sto canale, lui le metteva
come archivio quasi. Sì, esattamente. Io potevo vederle, ma io da ragazzino non lo sapevo esistesse questa cosa qui. Lui pubblicava tutte le gare, le metteva, pubblicava, e poi se volevo andavo a vedermele, ma molto sporadicamente. Ho detto vabbè, non mi interessa. E man mano che andavo avanti ho detto cavolo, bello, cioè questo può diventare una cosa carina. E anche adesso tuttora pubblica video magari vecchi, dico vabbè papà adesso basta queste qui. Lui c'ha ancora forse un paio di anni dove deve pubblicare, deve finire di mettere. Ho detto papà adesso basta, magari devo mettere altri video. E adesso ho cominciato anch'io, quando vado a fare delle gare dico dov'è la live, fammi un video, registrami che poi lo metto su YouTube. Alla gente penso faccia piacere, magari chi mi segue, vedere le gare quando e cosa faccio. Io in primis me le riguardo, perché a me piace riguardarmi le mie gare dove vinco, perché quelle che perdo non le guardo. No, mi fa piacere, guardo dove sbaglio, cosa faccio, cosa non faccio, e poi chi vuole rivedersele se le guarda. L'estate scorsa ero con un mio amico che vabbè lui un po' segue YouTube, fa e briga. Ho detto facciamo una roba così, facciamo un video, un vlog. Sì, facciamo un vlog, proviamo a vedere com'è. Tanto non è che c'ho 20.000 iscritti su YouTube, non è che c'ho una fan base ben definita, cioè magari le gare non so, della 4% stile a Singapore c'ha 180.000 visite, perché magari uno cerca finale Singapore e trova il tuo, e quindi tutto il mondo cerca. Quindi quello è il contenuto che va di più. Con la roba gli ho detto proviamo, vediamo, una rottura di scatole, registrare folle, perché devi sempre avere il telefono in mano, devi sapere cosa dire. Infatti io dicevo non so che cosa dire, guardate qua. Quindi era un po' la Carlona, e come veniva, poi la gente magari lo guarda perché ci sono io, però era un po' simpatico come cosa secondo me da condividere anche con gli altri. Lo spacchettamento ho detto vado in Cina, sicuramente mi regalano un sacco di roba, ci faccio un mini video, tanto ho messo la telecamera lì, ho registrato, il montaggio me lo fanno, io non mi metto a fare quella cosa lì, perché non so dove mettere le mani, me lo fanno. Molto simpatico, carino, insomma, leggero, uno si mette lì, si guarda un quarto d'ora di video. No, ma poi è una cosa carina che sta venendo sempre più fuori. Oggettivamente fare dei video, siamo tutti sempre col telefono in mano. Ora chiaro, fare editing super è un casino, sì. Però noi l'abbiamo fatto per le Olimpiadi all'epoca, cioè comunque è bello portare chi ti segue dietro a cazzi tuoi in una maniera che è anche furba, perché vai a sapere che ne può nascere un'opportunità che magari ti farà diventare uno YouTuber, cioè chi lo sa alla fine. Sicuramente anche lì, se vuoi farlo bene, devi prenderti uno, devi pagarlo, devi portartelo dietro. Sì, bisognerebbe fare così, perché io se devo mettermi lì col telefono non ce la farei mai, quindi bisognerebbe investire molto di più. Attualmente non è nei piani, ma c'ho in mente un progetto da fare prima delle Olimpiadi, ma quello vediamo poi in futuro come si evolve. Come scegli cosa mettere sul canale? Ora vabbè, hai sempre messo solo gare, adesso appunto hai fatto queste due cose dei viaggi, perché comunque noi sappiamo che tu i social li usi così, fino a qualche anno fa avevi un iPhone 3, quasi senza telecamera, quindi sei sempre stato un po' al riparo da tutta sta roba qua. Cosa ti ha fatto cambiare e come scegli cosa mettere? Cosa scelgo cosa mettere? Sono le solite cose, cosa mangi in un giorno, come mi alleno, palestra, un giorno con me, ti faccio vedere, non so, la mia casa, cosa che non farò mai. Insomma, cose molto semplici che uno penso abbia piacere di vedere. Sicuramente va un po' contro quello che sono i miei principi, diciamo. Sì, grazie. Perché tendo sempre un po' a essere distaccato dai social, mettere quello che serve ma niente di troppo, cioè non la mia vita, cerco di essere ritirato. Sì, ma perché ormai c'è sempre questa cosa di voler dire qualcosa sui social, di voler dire la sua, tutti vogliono dire la propria, faccio, brigo, però se non hai niente da dire in concreto, cioè secondo me fai a meno di dirlo. Saggio.
Io sì, mi piacerebbe appunto ampliare un po' questa cosa, ma ci serve del lavoro dietro. Io pubblico quando mi piace, quando ho voglia, condivido qualche foto, anche quando ero in Australia ho messo un po' di foto così, giusto per... e belli social, comunque c'è like, commenti, fai storie, brighe, è una cosa simpatica. Ovviamente non ci devi essere infognato, perché i reel così puoi stare 8 ore, Sì, cioè, ti fanno subito. l'hanno fatto tutti, no? È una cosa che alla lunga dici cosa sto facendo. Sì, sto proprio Quindi bruciando ore di vita. sì, qualche volta poi dici ok, mi tolgo da Instagram per 1 mese, 2 mesi, quello che è, tanto poi se c'è, e io ci lavoro con i social, anche voi, se Certo. c'è qualcosa da mettere, entro, lo metto e poi lo tolgo. Cioè, sì, quello lo devo fare perché è comunque il mio lavoro e mi chiedono di farlo, però i social sono uno strumento, se usato, sono uno strumento bello se sono usati col cervello, sicuramente. Io mi ricordo, dopo l'Oro di Parigi, eravamo a Casa Italia il giorno prima di partire e che Thomas era quasi spaventato dell'onda mediatica che stava arrivando, perché se non erro eri passato da 90.000 follower a 700-800.000. E anche lui, io mi ricordo la sua frase, mi disse: io non posto nulla perché ho paura di postare con così tanta visibilità. Però se ci pensi... sì. Diventi un canale televisivo oggettivamente, poi dall'oggi al domani. Adesso soprattutto con tantissime persone che mi seguono, c'è una storia, magari mi fa 100.000, 150.000 visualizzazioni, che sono tantissime. Sì, ma che noi ti seguiamo da tanto tempo, cioè prima postavi le minchiate, prima prendevi in folle. giro tutti, cioè nel senso adesso se Thomas mette la storia della gara di un suo compagno di nazionale dicendo guarda che brocco, adesso cosa che continua a fare tra l'altro, no, a parte questo, però cioè titoli di giornale, ha scritto questo, ha sbagliato quella roba là, cioè. E quello un po', però posso dire... io sono quello, però. Lo so. Io sono quello, noi lo sappiamo. e mi hanno forzato. A Mi non sono essere- autoforzato a non essere più così. Allora, qualche volta l'ho messo. Certo. Qualche robina, anche quando ho fatto il record italiano dei 2 d'orso, cioè lo sai, questo infame fa il record italiano dei 2 d'orso mio da 8 anni, vince il record e dice ho tolto il record a quel brocco del dottore. Cioè, capito? Sì, io sono così, penso faccia bene. Certo. Sono tutti troppo io non dico niente, dico le cose come stanno. No, vai che arriviamo. No. Cioè io cerco di le cose dirle come stanno, ovviamente adesso nei limiti, però è quello un po' che mi porta avanti da sempre, questa caratteristica di essere più o meno vero ogni volta. A me non faccio fatica, anche se devo venire qui e fare la puntata dove dico sì, bello nuoto, sono contento, non ce la ma non ce la faccio proprio. Io ho provato, ho detto sì, adesso provo a fare un'intervista dove dico che va tutto bene, non ce la faccio. E quindi molta gente questa cosa l'ha capita, adesso lo capirà ancora di più perché tra poco uscirà anche questa puntata qui, e mi chiedono, fanno le interviste, mi fanno le domande scomode perché c'è Confa Click e dice la verità, e a me non mi interessa. È uscito anche quello dell'Acqua Gym recentemente, io avevo spiegato in maniera migliore, non è che non si allena perché c'è l'Acqua Gym, e poi ovviamente escono i titoli, ma a me non interessa, dispiace più per il mio allenatore che lo chiamano e rompono le scatole a lui, però ormai è da tanti anni che è così e io volevo, giusto, l'abbiamo detto anche un po' all'inizio della puntata, io ho sempre apprezzato di te il fatto che vedo un atleta degli anni, non lo so, 90, 2000, cioè il Valentino Rossi che ne dice peste e corna del suo avversario perché gli ha fatto uno sgarbo in pista. Invece noi che viviamo di sport e vediamo le interviste dei nostri compagni di squadra, dei nostri compagni di nazionali, di altri sport, eccetera, tutti no, lui il grande campione da cui prendo ispirazione, il mio preferito, bravissimo, e poi si sa tutti che magari Tizio ti sta sulle palle, Caio non gli parli. Cioè questo politically correct nello sport, secondo me, ha reso tutto un po' fake la narrativa degli atleti amici per forza, cioè oggettivamente siamo persone e quando ti chiedono una cosa e tu la dici, cioè io ci trovo una cosa preziosa, no? Ma a te dà fastidio che i giornali e i giornalisti ricalcano molto il tuo modo di essere limpido, cristallino, per fare il titolone e magari farti passare per quello che non sei alla fine? Perché
è stato, per esempio, il caso Sinner, lui aveva spiegato benissimo il suo concetto. Sì, però... ma anche, voglio dire, per dire, il caso Pellegrini, quando è stata nominata, eccetera. Cioè, lui dice, lei non la conosco quasi. Cioè, cosa c'è di così tragico? Dice la verità. Poi, è chiaro, tutti si aspetterebbero che dici, è la mia idola, è la più grande di tutti, che magari per il 90% dei nuotatori è vero, per il 10% no, ma pace, cioè nel senso, c'è qualcuno che ha il coraggio di dire quello che pensa, bisogna tirargli le cose o fare i titoloni, secondo me questo è assurdo. Come la vivi questa cosa? Loro fanno il loro lavoro, punto. Certo. Quindi più click, loro guadagnano di più, fanno più visualizzazioni, è il loro lavoro, quindi dico... Sì, anche è difficile. Anche lì... Sì, però ci deve essere un equilibrio, perché l'atleta, un campione, va anche protetto. Però la penso come lui, Che oggettivamente... Però se tu fai il titolo giusto... non cliccano nel tuo, cliccano dal suo che ha scritto un'altra quindi cosa. alla fine comunque qualcuno lo fa. Pensa che l'intervista, quella di Federica, l'ho fatta con Aldo Cazzurlo, che l'ho fatta a Roma, l'ho fatto, ho detto un'intervista tranquilla, poi non mi sono reso conto poi effettivamente che ho detto no, Federica così bla bla bla. Lui ha fatto ci ha fatto un titolo giusto, cioè quello che ho detto, ovviamente era molto strong. E poi dopo un po' mi ha scritto, mi fa no grazie, questa è l'intervista più vista che io ho fatto nella mia carriera. Ho detto tipo 2 milioni di click sul suo, ho detto capito, cioè bastava così poco, loro fanno il loro lavoro però ahimè ci sono passato un po' oltre, prima mi dà un po' fastidio. È successo una cosa, cioè mia mamma qualche volta mi arrabbia sempre tantissimo quando commentano sotto i post, mia mamma risponde. ho detto poi facciamo la community delle mamme che difendono i loro bambini. No, figa, no. Ho detto mamma, no, cioè, lì è peggio, fai il loro gioco. Io non ho mai risposto, forse qualcuno risponde, ma veramente... Sì, ma come fai tu? Cioè, prendendoli un po' per il culo. No, mia mamma spiega, no? Ho detto mamma, cancella subito, mi fa incazzare bianco, te lo giuro. E non va bene, cioè non va bene quella roba lì. Però adesso si è un po' calmata, ha smesso. Però quando esce mi dice no, vorrei rispondere a sto deficiente qua. Ho detto no mamma, lascia stare. Però ha una mamma, vabbè, è normale, se gli tocchi il bambino non puoi dirgli niente. Lascia stare che il campione è in carica. Se ti toccano Tommy. Hai fatto 2 esperienze in Australia con aspetta. Non mi fa ridere Thomas. È la fine. Ecco, ora mi viene ecco, io a proposito di questa gag ho una domanda da fare, che questa verrà messa. Con una faccia così, come fai a rimanere serio durante le staffette? Che io me lo immagino che si presenti scalzo. Non vi dico incazzato. Non vi dico i nostri discorsi in camera di chiamata prima di partire. Vedi, americani, australiani, tutti seri, tutti lì così, cuffie, cappucci. Ci guardano negli occhi, tutti seri, come per dire vi spezziamo, vi facciamo il culo. E io, lui e gli altri si sparano minchiate, battute, si ride, quindi... Non si può dire, rimane... Non sempre. No, vabbè. Dai, all'Olimpiade forse leggermente meno. Un po' più tesi. Vabbè, ci sta. Senti, hai fatto 2 esperienze in Australia con Boxall. Non dico il nome, Dean. Ce l'ha fatta. Perché non lo dici? Perché si inciampa. Io non posso parlare. Guardagli una spalla, no? Non lo guardare in viso, no? Guarda in camera. Guardami il naso. Hai fatto 2 esperienze in Australia. Che cosa ti ha portato da Verona, dalla tua sede normale di allenamento, ad andare dall'altra parte del mondo? E com'è allenarsi con dei campioni come quelli con cui sei andato a nuotare? Allora... qui potrei fare un discorso un po' più ampio, se volete, cerco di condensare, spiegarvi un attimo il perché di queste scelte. Parto dopo le Olimpiadi, parto molto prima, a 18 anni, 19, ho sempre voluto fare un anno all'estero per imparare la lingua, nuotare, vedere come si nuota con altra gente.
Il mio allenatore è sempre stato d'accordo, ma Olimpiade, maturità, poi c'era Parigi che era dopo 3 anni. Ho detto 3 anni non ha senso secondo me andare via 3 anni prima e fare un anno via, quindi poi tornare, avere solo 2 anni per prepararmi, secondo me è troppo poco. Infatti ho detto aspettiamo e facciamo Parigi. Ho fatto Parigi, vabbè, ho vinto, meno male, tra l'altro. Ho detto bene, adesso è il momento di fare un'esperienza. Volevo andare o in America o fare Australia. Ho detto capiamo quando andare, quando non andare. Io volevo fare un periodo da gennaio a fine stagione, che era luglio, agosto, solito. Purtroppo c'era questa regola qui che 3 mesi prima di una competizione importante, che quell'anno c'era il mondiale, non si può stare, gli atleti stranieri non possono stare ad allenarsi lì. Quindi ho fatto 4 mesi e mezzo, tutto quello che potevo. Lì l'ho fatto perché A, volevo andare in giro, B, volevo allenarmi fuori, C, volevo imparare l'inglese e soprattutto a casa non ci volevo stare. In Italia, con tutto il casino che c'era mediatico, ho detto io a casa non ci voglio stare, non voglio vedere nessuno che mi rompe le scatole quando giro, faccio in piscina, non mi interessa. Vado in Australia, time zone diversa, fuso di 10 ore, 9 ore, quello che è, così sono proprio fuori dal mondo. Ed è stata un'esperienza molto positiva per 1000 aspetti, per tutti i motivi che vi ho appena elencato, però là è totalmente diverso. Poi là è estate piena a gennaio, quindi ho fatto tutta l'estate loro. Sono tornato a casa ed era estate di nuovo, quindi ho fatto doppia estate. E quello, loro si allenano sempre allo scoperto, quindi anche durante l'inverno non la scaldano tanto l'acqua, quindi è una cosa secondo me che aiuta tanto. E quindi la prima scelta è stata fatta proprio per scappare dalla mia situazione. Poi sono tornato, ho fatto i mondiali, poi sono fatto a settembre, sono stato a Livigno, ho fatto Coppa del Mondo. C'era questa nuova gara, Australia contro il mondo, a dicembre. Ho detto cogliamo l'occasione di andare e di rimanere un altro mese e mezzo, quello che riuscivo. Ho detto non voglio stare via come l'anno scorso tanto, però dato che sono lì rimango, faccio un po' di Natale, tanto lì è sempre estate, dicembre, gennaio, febbraio, estate piena, e sto lì. Poi tra l'altro sono venute anche le ragazze, è venuta Sara Franceschi e Simona Quadarella, che vabbè non salutiamo, ma loro hanno fatto gennaio, hanno fatto 3 mesi, e sempre dove mi allenavo io, e lì ho fatto un mese e mezzo appunto perché mi ero attaccato a questa competizione qua. La domanda qual era che mi avevi fatto? Era come ti sei rapportato al non allenarti più quasi da solo? Ah, beh, perché tu ti alleni quasi da solo a casa, diciamo, sì, non hai vabbè, comunque atleti. Adesso c'è un gruppo di 5-6 persone, poi si aggiunge qualcuno qualche volta. È molto bello avere un gruppo, loro sono in 20 più o meno, tutti top level tranne qualcuno, ma comunque fanno tutti bene o male l'allenamento che dice lui. E una cosa che mi ha sorpreso tanto, forse perché io non sono abituato, essendomi allenato tanto da solo, e loro prima di fare una serie, durante la serie, dopo la serie, si caricano a vicenda, si dicono dai manca un giro, siamo a metà giro, dai forza, e poi alla fine ti dai tutto il pugno, ti dai la mano, dice oh good job, bravo, qua anche l'allenatore ti dice oh bravo, grande. Una cosa che almeno nella mia situazione non è mai successa, che uno ti dica bravo, ti chiede come andate. Poi non so nel vostro gruppo se... No, da noi, sì, da noi si questa respira cosa. questa cosa, sì. Però lì io ho detto cavolo, Bello. all'inizio prendevo per il culo, dicevo oh grande, oh manca una, dai forza. Ti ci vedo. Forza, poi lo fottevo l'ultimo. E una volta gli ho detto, dopo un mese che ero lì, ho detto per scherzare, perché noi abbiamo questa cosa che scherziamo tanto durante l'allenamento, prendiamo in giro i nostri compagni. Loro non lo fanno, gli ho detto oh ma perché oggi sei così un brocco? Arrabbiatissimo. Mi si girano, fa no, non puoi dirlo, no, non puoi dire che lui è andato così piano. Ho detto ma come? Lo prendi in giro? Ma no, guai. Dopo 3 mesi che ero lì mi prendevano in giro a me, dicevano la stessa cosa, però dopo 3 mesi hanno capito che noi siamo fatti così. Loro senso l'umorismo è veramente zero, ma proprio piatto, non capiscono neanche le battute che facciamo, cioè che facevo io, non
fanno proprio fatica. Anche quella roba lì di prendere in giro i compagni, se uno va piano, penso sia legittimo. Ma no? certo, Sì, sì. meritato. Loro proprio no. Però una cosa che mi ha colpito tanto che c'è tanto squadra, e loro quella roba lì, dopo 3 mesi, 4 mesi che ero lì, ho capito che ci credevano davvero e ho cominciato a crederci anch'io. Il pugno alla fine è una cosa che Sì, bravo, grande, bel lavoro, dai, manca uno, dai, l'ultimo forte. Una cosa che loro ci credono davvero quando lo fanno, e cosa che appunto io non ho mai vissuto, e mi ha fatto veramente tanto Bello. piacere. Sì. E oltre a questo senso di gruppo, di motivazione generale che c'è, cosa ti porti a livello magari tecnico, umano da queste esperienze qui in Italia? Cosa ti è servito? Loro si allenano, sì, mi è servito a smontarmi la spalla. Loro si allenano soprattutto quei mesi lì per fare l'Ironman. Cioè, loro vanno a correre, fanno la cicletta, la bici, fanno circuiti di 3 ore. Infatti ogni tanto li vedo, fanno le gare in mare, corrono, postano su Instagram. Fanno delle robe, soprattutto da gennaio a marzo fanno questi allenamenti. Cioè, dico, ma lasciami nuotare. Sì, sì. Ma molti allenatori dicono: no, Dean quando si prende fa. Ho detto, ma noi stavamo in piscina 8-9 ore al giorno. Madonna. Sì, vai un'ora prima in piscina, un'ora e un quarto prima, fai 2 ore, poi vai in palestra, torni a casa, mangi, ti riposi un'ora forse, e in piscina poi sei primo pomeriggio, finisce alle 7 e mangi, torni a casa, dormi, perché poi la sveglia alle 5. Là c'è da dire forse che le piscine e l'ambiente sportivo è più piacevole e gradevole delle nostre. Sì. Contesto, non lo so, Sì, l'impianto. Vabbè, poi il certo. fatto che è sempre, cioè voglio Sì, dire, sei quello- sempre all'aperto, quello- come lui ha ben detto, fa tanto, cioè per il nuotatore nuotare senza tetto è già più bello l'allenamento, anche se la serie è la stessa. Quello aiuta tanto. Cosa mi sono portato? Sicuramente allenarmi diversamente è una cosa che io facevo da ragazzino. Mi portava Alberto nelle varie piscine del Veneto ad allenarmi e fare allenamenti diversi, a risolvere un po' questi allenamenti che non erano i miei. E lì mi sono trovato, sì, anche in difficoltà, perché tutte queste cose nuove non sapevo come gestirle. E l'anno scorso esperienza proprio, vabbè, c'era anche Marchand, c'era anche Alberto Razzetti, ho fatto un'esperienza proprio completa con gli altri, andavo a surfare, c'è una cosa anche l'andare a surfare che noi non abbiamo, veramente ti libera da un po' da queste cose qua e ti fa staccare un po' di più. La seconda invece sono stato e mi sono reso conto che il nuoto è un po', sto facendo fatica attualmente. Sono tornato e ho detto bene, adesso bisogna mettere una riga. Sono stato tanto in giro, ho fatto la prima volta, ho fatto la seconda volta in Australia, adesso bene, Australia basta, metto una X per ora. Adesso mancano 2 anni e qualcosa alle Olimpiadi e voglio stare a casa, e quindi anche quella roba lì dell'Aqua Gym che è uscita, io ho fatto un'intervista dove ho detto bene, sistemiamo tutto quello che c'è da sistemare, perché io di base non ho voglia più di nuotare, che è una cosa forte da dire, ma non ho più voglia. Dopo che vinci le Olimpiadi fai fatica a trovare altre motivazioni. Quindi ho fatto una serie di collegamenti, ho parlato con tante persone, ho detto sistemiamo questa cosa qui, e io nell'intervista ho detto c'è l'Aqua Gym, che quando mi alleno c'è anche l'Aqua Gym che mi disturba qualche volta. È uscito, vabbè, un caso della Madonna. Però sì, l'Australia mi ha reso tanto consapevole di quello che volevo, che quello che volevo è rimanere a casa, allenarmi con la mia gente, con il mio allenatore, avere casa e mia. anche magari di quanto conta un ambiente di allenamento consono alla tua ambizione. Sì, io sono andato tanto in giro questi 2 anni perché a casa non ci volevo rimanere. C'è una situazione dove non era il massimo, non c'era quello che volevo, quello che trovavo, e attualmente faccio ancora un po' fatica perché devo sistemare alcune cose. Però se c'hai un ambiente di lavoro giusto, ma in qualsiasi ambito, non solo nel nuoto, riesci a lavorare meglio e essere sereno. Io in questo momento non lo sono, ma sto cercando di sistemare. Però l'Australia mi ha reso consapevole che là non ci voglio più tornare, soprattutto quel periodo lì, però sono stato contento di averlo fatto e mi ha portato tanto, sì. Lato Aqua Gym, secondo me Thomas è stato notiziato, ha fatto il giro come sempre, come abbiamo già raccontato, però
è una cosa, non ha detto nulla di strano. Noi abbiamo fatto dei periodi in cui ci allenavamo in corta sotto un pallone, come è a Verona, con le giovanili della pallanuoto, un allenatore che fischiava e urlava continuamente, e per un gioco acustico sembrava che lui fischiasse a 1 centimetro da noi, e per noi era impossibile allenarci, perché tu sei lì morto che vuoi sentire il tuo allenatore che ti dà la correzione, il tempo eccetera, e veniva fuori un caso ogni volta litigi con questi allenatori, quindi mi immagino che, cioè, non ha detto nulla di assurdo, cioè è normale. No, ma è una cosa che va avanti, ma penso esista in tutte le piscine questo di Certo. problema. E io è da quando sono a Verona che c'è questa cosa qui. Adesso è saltato fuori perché prima ero disposto a tutto, ho detto vabbè, c'è il pallone che mi arrivano della pallanuoto, vabbè, fa niente, io devo vincere le Olimpiadi, c'è tutto che mi spinge lì. Adesso la situazione Deve è cambiata. essere Esatto. tutto sotto controllo. Ma tu hai mai usufruito di un aiuto psicologico, mentale, anche per gestire magari questi momenti di crisi o qualcosa del genere, nel senso, o è una cosa che gestisci da solo con pochi intimi e pochi confidati? Ci andavo un paio d'anni fa, forse di più, forse 4 anni fa, più o meno 3 anni fa, dove parlavo un po' in generale di tutto, di quello che stavo passando. C'avevo 22 anni, quello che è un po' l'età forse critica di capire quello che stai facendo, e mi trovavo in difficoltà, quindi parlare con un esperto mi ha aiutato. Sono stato per un periodo non troppo lungo, ma devo dire la verità, mi ha aiutato. In questo momento, vabbè, parlo con le persone di dovere, esempio il mio allenatore. Cioè, sono tornato all'Australia, ci ho parlato 3 ore e qua capiamo cosa vogliamo fare. Poi per gli altri problemi, sì, se uno si trova bene con uno psicologo o comunque con una figura così, c'è forse un po' questo tabù di non dirlo, no, non vado, meglio non dirlo perché mi prendono in giro, è una cosa da sfigati. Magari sì, magari no, però io ne sentivo il bisogno e ci sono stato. Adesso potrei sentirne il bisogno ancora, ma preferisco Gestirla da solo. gestirla a modo mio, e gestirla come poi, se diventa una cosa molto più complicata, mi affido a uno che lo fa di professione. Senti, ma una cosa che salta all'occhio, ne abbiamo già un po' parlato, l'hai nominato il maestro Alberto, Che salutiamo che però. salutiamo, lui lo salutiamo. Ciao. E Cosa ti tocca fare? Ti vedo allo una cosa unica forse nel panorama quantomeno natatorio italiano è un atleta del tuo livello, da baby promessa, baby fenomeno a campione olimpico, record del mondo, con lo stesso allenatore, e non a Roma, a Milano o diciamo in una realtà dove ci fossero super mega impianti. Qual è il segreto, non lo so, della longevità del vostro rapporto? Beh, come abbiamo detto prima, io l'ho chiesto recentemente, e l'ho detto, ma io quando sono venuto in piscina, che avevo 9 anni, 8 anni, ho detto, ma tu lo sapevi che io sarei diventato? Mi fa, sì, io l'avevo già visto. E questa cosa fa capire tanto, perché lui ha fatto un percorso con anche la compagna Anna Vallarsi, che mi aiutava, mi allenava prima da fare esordienti e poi ragazzi, poi passavi con Alberto. Hanno fatto un percorso molto ampio, facevo tutte le distanze, fino a 18 anni facevo tutto, completamente tutto. Lo faccio anche adesso, magari un po' meno, perché in competizioni internazionali devi comunque, non è che faccio ancora i 4 misti, non ce la faccio più. Però hanno fatto un percorso veramente ampio e non hanno avuto fretta, soprattutto, cosa che, cioè, bravissimi, perché se c'hai una patata bollente così, che a 15 anni fa tutto, tutti i record, punti magari a specializzarlo o comunque fargli lavorare un po' più su certe cose e finirlo forse un po' prima. E io di questa cosa ringrazio, perché mi sento ancora, cioè, ne ho ancora, ho 25 anni, ne ho ancora, e questa è dovuto anche a un percorso fatto di questo modo qua. E basta, questo. Ma mi chiedo, io comunque Alberto tu lo chiami il maestro, ma è una persona estremamente competente, noi lo conosciamo e tutti hanno grande stima di lui, ma mi chiedo, hai mai pensato
cerco qualcos'altro perché magari quel, non lo so, guru dell'America o dell'Australia può avere qualcosa in più per me. Parlo proprio di cambio guida tecnica, è una cosa che ti è mai passata per la Ma testa? sempre, cioè per sempre dici fisso Sì, da un'altra proprio parte? da dire vado via. No. Bravo. No, perché cioè, per come sono fatto io, Alberto è il miglior allenatore del mondo, non c'è proprio storia. E potrei star qua a dire 1000 motivi, però io con lui veramente, al di là che lo conosco, è una persona proprio genuina, molto competente, fa il suo lavoro al massimo, sempre puntuale, non ha i social. Lui se appena gli chiedono un'intervista dice no, io non faccio interviste, lui non vuole avere rotture di scatole, lui c'ha la sua vita, gestisce anche la società Leo Sport, quindi c'ha altre cose anche da fare oltre che allenarmi. Si sbatte proprio tantissimo per gli allenamenti. Lui arriva in piscina addirittura prima di noi, che arriviamo 40 minuti prima, e lui abita a 50 minuti di distanza. Quindi la dedizione e l'impegno che ci mette lui in quel lavoro che fa è proprio tanto. E quando vado in giro, o comunque sì, quando vado in giro senza fare esempi e nomi, vedo altri allenatori che questa cosa non la fanno, e io ho bisogno di allenarmi con una persona che stimo. E se dico ok, vado all'allenamento e l'allenatore arriva in ritardo, no, l'allenatore sui social mette, non lo so, i piedi, cioè voglio dire, il mio allenatore mette sui social i piedi, non so, cioè voglio dire io Non sei serio? No, ma puoi anche essere serio nell'ambito tecnico. Sì, tecnico, competente, tecnico, però puoi essere, ma io se mi alleno con una persona che non stimo, vado in piscina e dico il mio allenatore è andato a fare serata, cioè non lo so, capito, per dire, Certo. non ce la farei mai. E io cioè Alberto per me è il miglior allenatore di tutti, per come sono fatto io, è proprio certo. il numero uno, e per quello io, se c'è il numero uno con me, non ho bisogno di cercare altro, anche se ho fatto già esperienze. È bello perché comunque sia io che Zazza abbiamo avuto un allenatore simile come rapporto dal punto di vista umano, eccetera, e alla stessa domanda io avrei risposto di no. Ti possono dire no, ma lì forse fanno quella cosa in più, eccetera. Sì, vado qualche giorno, però la curiosità era appunto tutti questi viaggi, queste esperienze tecniche. Se avevano mai acceso in te la curiosità di dire ma se stessi qua 2 anni, 3 anni, 5 anni? Sicuramente magari il gruppo di Bob Bowman che c'è in America, che magari chi lo segue non lo sa, ma è un gruppo, adesso ci avrà 20-30 atleti, ma sono i più forti del mondo. Certo, io diciamo a lui più o meno alludevo come io Thomas, idealmente uno il percorso di crescita lo fa andando in un posto del genere. Allora questo è un discorso che come posso dirlo, un paio d'anni fa forse ti dicevo, o forse dopo le Olimpiadi, io ho bisogno in questo momento di, come era con Dean Boxall, cosa che apprezzavo tanto, io vado lì e faccio quello che mi dicono. Certo. Non è che posso dire ah no, io salto, anche se c'ho malissimo la spalla, vabbè, questo è un altro problema che ho avuto, facevo tutto comunque. C'erano dopo il lavoro 1,5 chilometri di scioglimento, robe, lo facevo tutto ed è una cosa che odio fare. E se fossi stato a casa, sai, con Alberto queste cose mi lascia farle, al posto che 8 da 100 ne faccio 4, vado via, non è che vado via, non è che lavoro lo salto, una tutela un po' maggiore. Sì, e a casa, sai, quando in questo momento qui vorrei avere un, chiamiamolo, trattamento diverso, perché se sei in un gruppo dove sei obbligato a fare le cose, le fai. A casa magari qualcosina lo salti, ma non lavoro centrale, certo, ma dico proprio sì, i particolari, quelle robe lì io le posso saltare, cioè dopo il lavoro al posto che tanto sciolto ne faccio meno, ok? È una cosa che bellissimo, posso farlo e dico vado a casa prima, bellissimo, però in questo momento forse, infatti poi ci ho parlato quando sono tornato all'Australia, ho detto bene, cambiamo anche questo, io voglio fare più i 2, ok, allora bisogna nuotare di più. Ho nuotato 6 km tutte le sedute, cosa che non ho mai fatto, quindi mi sono anche messo in testa io di cambiare mentalmente questa cosa qui. Ok, faccio tutto quello che c'è da fare, anche non essendo obbligato, cosa che è molto difficile. E questa è una cosa che Alberto, cioè non è mai venuto lui a dirmi ok, guarda che bisogna fare questo, devi fare questo. A lui, ripeto, non gli interessa, se non viene da te
prima. Non te lo mette lui in testa. Lui, ma non ce la fai, che se mi dici alleniamoci per i 2, facciamo 7 km oggi, e me lo dici a me e io mentalmente non ho programmato questa cosa, non la faccio mai, deve venire prima da me. E questa è una cosa che apprezzo tanto di Alberto, perché non è mai venuto lui a dirmi mai, però qualche volta non nego che sarebbe stato magari una cosa positiva o meglio per me, magari che fosse venuto lui da me e mi avrebbe detto senti c'è questo certo, che non va, certo. Però mi ha sempre lasciato carta libera e sono sempre andato io da lui, e lui mi ha detto guarda, lo sapevo che venivi, lo sapevo che c'erano certi problemi, non perché non avevi voglia più di nuotare, pensavo il contrario, però siamo arrivati a un punto dove sapevo anche lui, aveva già cambiato gli allenamenti quando ero via, pensa. Lui li aveva già cambiati, io sono tornato e ho detto guarda, voglio cambiare allenamenti, lui però li aveva già cambiati, lui lo sapeva già. Aveva già previsto. Lui l'aveva già previsto, non per un motivo appunto che non avevo più voglia, ma per cioè lui pensava il contrario, che ero super eccitato di fare robe diverse, invece era il contrario. Certo. Però il punto di incontro era lì, lui lo sapeva già. Toccando un attimo l'argomento Parigi e tornando indietro, Niccolò Martinenghi ha vinto un po' a sorpresa la medaglia d'oro il giorno prima di te. Quel momento, al di là della felicità e della motivazione che ti può aver portato, ti ha un pochino destabilizzato o ti ha caricato comunque di una pressione ulteriore, o sei riuscito comunque a separarti da quello che era successo? Perché sappiamo tutti, tu a Parigi dovevi andare per vincere. Niccolò ha vinto il primo oro della spedizione. Però a sorpresa, diciamo certo. Così. Lui doveva vincere perché doveva vincere, è una cosa un po' diversa. Se quindi... ti ha aggiunto un po' di pepe al culo. Beh, sì. vi do il credito della domanda, perché è una bella domanda, una domanda anche interessante secondo me, cose che magari non tutti pensano. Ma noi mica facciamo i giornalisti, cioè noi siamo gli atleti. No, questa è una domanda che viene da due che magari l'hanno fatto. Sì, io devo andare per vincere, tutti lo dicevano, no, Thomas deve vincere. Questo già in primis mi ha proprio caricato tanto di aspettative. Le aspettative che mi metto io in primis sono molto di più, quindi quello che dicono gli altri non mi interessa. Detto questo, ha vinto e io contentissimo, perché certo. È un amico di tutti. Di squadra, amico. Cioè, come fai a dire ok, ha fatto un tempo che comunque è molto più alto magari rispetto al suo e bla bla bla, però alle Olimpiadi conta chi mette la mano davanti, punto e stop, con un tempo alto basso non frega niente a nessuno. Detto questo, io mi ricordo sono andato alla sera, ero in camerata con lui e lui c'aveva la medaglia lì. Ho detto, beh, bella questa medaglia. L'hai toccata o no? Sì. Ah, l'hai toccata, quindi nemmeno scaramantico. Io no, l'ho toccato e ho detto, bella questa. Io il giorno dopo c'avevo la finale, il giorno dopo il pomeriggio c'avevo la finale. Ho detto, cioè non posso non vincere. Cosa faccio? Torno con una grigia? No. No, cioè non si poteva. Sì, mi ha caricato comunque un po'. Ho detto no, non si può perdere domani. E ho comunque un po' di anche pressioni aggiunta rispetto a tutto quello che c'era, sicuramente sì. E poi vabbè, io il giorno dopo ho fatto la mia gara, ho fatto quello che dovevo fare, ho vinto anch'io, però prima sì, è una medaglia che non ti aspetti, dici beh ok, lui l'ha vinta, benissimo, è stato bravo, però domani c'è il mio turno. Quello che poi la fai prima, lui dice bene, lui è a posto perché lui ha fatto solo i 100, sì. Bene, lui è a posto, io devo ancora cominciare. Avevamo vinto la staffetta il giorno prima, però sì, la gara clou era il 100 e sì, ripeto, meno male l'ho vinta anch'io, perché non so cosa avrei fatto. Ma tu dici meno male l'avrei vinta. Quello che mi chiedo è il Thomas che da bambino diceva, o comunque ad Alberto su quel pulmino dice io voglio vincere l'oro olimpico, lo vince, esulta. Tutti noi sappiamo che non mi faccio i peli fino alla finale olimpica, non esulto mai fino a che non vinco le Olimpiadi. Avevi i peli fatti, hai vinto quella finale che era come te lo immaginavi? No, molto meglio. Molto meglio? Molto meglio.
E infatti tante che sul podio ho pianto, cioè mi stavo trattenendo ma stavo piangendo, ma proprio perché... Dopo aver preso per il culo anni e anni tutti i tuoi compagni di nazionale che piangevano sul podio, eravamo lì, piange anche lui, infatti mi sono trattenuto, che sennò piangevo tantissimo. No, bellissimo. Purtroppo è una cosa che dura veramente poco, perché tu il giorno dopo sei di nuovo in acqua, c'è di nuovo un'altra gara e questo veramente soffoca tanto. Certo. La tua vittoria. Se c'hai una gara e vinci e non c'è più nient'altro, bene, ma se c'hai io vabbè c'avevo altre 2 gare, sì, comunque devi pensare alla prossima, poi c'avevo la staffetta l'ultimo giorno, quindi vinci ma apri, chiudi parentesi quel giorno se ce la fai, perché poi sai vai a letto tardissimo, così domani il giorno dopo non ti svegli, non si dormiva e bla bla bla, quindi molto difficile. È una cosa che non ti insegnano, perché io penso sia difficilissimo farlo, e io se a Los Angeles voglio fare anche magari più di 2 gare, devi, come ha fatto Marchand per esempio, o chiunque ha vinto più o aveva più gare, tu fai una gara, vinci e il giorno dopo devi metterla nel cassetto come se non avessi vinto niente, il giorno dopo devi fare l'altra gara e uguale così avanti per 10 giorni. È una cosa difficilissima e non ti godi secondo me il momento. Io sì vabbè me lo sono goduto per quello che ho potuto, poi vabbè dopo capisci, cioè, realizzi molto dopo, però il momento in cui vinci cioè non lo so, non te ne rendi conto, tant'è che appunto ho pianto, è la prima volta che piango in vita mia per una gara. E ho detto sì, ce l'ho fatta, cioè ho fatto quello che volevo. Dico meno male perché se arrivavo secondo guarda, non sarei scappato a piedi, altro che dormire. Via a piedi, sparito dal villaggio. Ho trovato su un traghetto sulla Senna, sta tornando a casa. Ma sicuro. Beh, direi che siamo arrivati al momento clou della chiacchierata, cioè la frase di cui nessuno aveva bisogno, ma perfetta per la vostra didascalia su Instagram. Hai un mantra, una frase che segui e che ti motiva o che ti accompagna nella tua carriera? Sì, ce l'avevo ed era anche nella mia bio di Instagram ed era non ho mai avuto paura di dire quello che penso, e collegandomi al discorso di prima, essere veri, essere chi c'ha un carattere c'ha un brutto carattere, no? Certo. Così si dice, no? E io sono così, cioè dico sempre quello che è, essere veri secondo me per come sono fatto io è la base di tutto. Se sei vero puoi stare sulle palle a tantissimi, però quelli che si rendono conto che questo dice la verità, questo è uno con i cosiddetti e dice le cose come vanno, si allena, fa briga nel modo giusto, penso venga tanto apprezzato, e questo è un po' quello che mi caratterizza e mi ha sempre portato dove sono. Io ho la sensazione che questa puntata sia stata compressa, perché mi sarebbe piaciuto continuare a parlare di tanti altri argomenti, ma avremo altre occasioni private. Torno prossimo secondo episodio. Parte 2. Anche perché questa puntata la vedrete in condivisione anche sul canale YouTube di Thomas. Sì, sai ora su YouTube, sì, come su Instagram. Quindi la vedranno un sacco di cinesi questo episodio. Vai. Ma ci sono i sottotitoli? Ora lo chiediamo a YouTube di mettere i sottotitoli in mandarino. No, basta in cinese. A te piace leggere? Lo vuoi il nostro libro? Te lo regaliamo? Facciamo lo scambio. Facciamo uno scambio di libri. Vabbè, se ti serve per metterlo sotto a qualche tavolo, tu hai qualcosa per noi da... Faccio una bella cuffia della nazionale. Con scritto restivo? No, c'è con. Non so se si vede, bisogna far vedere là. Esatto. Sì, fai vedere. Quindi uno scambio. Grazie. Questo libro molto bello. Vabbè, se hai un caminetto ti può fare comodo. Tra l'altro, sì. Facci l'unboxing. Questo non lo leggerò mai, ma no, ma ve lo dico, leggo di solito 3 pagine all'anno. Vabbè, grazie. Grazie a te per essere stato qui con noi. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.